Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video insieme. Come vedete dal titolo, oggi vi porto un tutorial, anzi per l'esattezza 3 tutorial autunnali davvero molto semplici. Cercando in rete delle ispirazioni per l'autunno mi sono imbattuta in alcune idee davvero molto carine che ho voluto assolutamente provare a rifare. Ho pensato perciò di raggruppare i 3 progetti che mi sono piaciuti di più in modo da dare più scelta in un colpo solo, anche perché tutti e 3 i progetti partono in realtà dalla stessa base. Per realizzarli infatti vi serviranno dei barattoli in vetro, per l'esattezza 3 barattoli, se meglio se riciclati. Io a casa avevo questi 3 che sono dei barattoli che avevo preso in realtà per fare le conserve, ma non ho mai avuto il tempo di farli, quindi sono 3 barattoli perfettamente uguali, ma questo non è assolutamente importante. Potete usare i barattoli che trovate della dimensione che volete, perché chiaramente è tutto adattabile a quello che volete realizzare e che avete a disposizione. Se vi state chiedendo quindi se sono fondamentali i tappi tutti uguali, la risposta è assolutamente no, perché non andremo a utilizzarli. Ora, come sempre, bando alle ciance e vi lascio al video tutorial.
Siamo arrivati alla fine dei nostri progetti, come sempre ve li faccio vedere da vicino partendo dal primo e vi do qualche spiegazione aggiuntiva. Per quanto riguarda il primo progetto, non abbiate paura se comunque andate a mettere un bel po' di colla per attaccare tra di loro i lembi, perché in questo modo il retro lo lasciate pulito e comunque eventuali sbavature le andate poi a camuffare applicando alle foglioline il vostro spago e un bel fiocco, quindi in questo modo non si vedrà nulla. Un altro suggerimento è quello che se andate a fare il fiocco utilizzando lo spago come ho fatto io, andate a mettere qualche puntino di colla strategico, in questo modo il vostro fiocco non si muoverà più da lì. Io non so voi, ma ho sempre difficoltà a utilizzare lo spago perché tende ad andare veramente un po' dove vuole. In questo modo voi gli date una forma che vi piace e lo potete fissare. Per il secondo barattolo sicuramente la parola d'ordine è pazienza, quindi abbiate cura di prendervi il vostro tempo, di posizionare bene ogni filo mettendo magari un puntino di colla ogni tanto in varie parti del barattolo, in questo modo rendete il lavoro molto più stabile. Se volete agevolarvi il processo potete scegliere uno spago un po' più spesso, io purtroppo non lo avevo perché l'unico in quantità era così sottile, quindi mi sono davvero dovuta armare di pazienza, però potete utilizzare anche altri materiali, potete fare una catena all'uncinetto, potete utilizzare della fettuccia, comunque qualsiasi altro diciamo spago, filo che vi aggrada, che magari è un pochino più spesso di quello. Altro suggerimento: se utilizzate un barattolo dritto potete arrivare fino alla fine, che secondo me è molto carino. Io non ho potuto farlo perché davvero iniziava a essere molto scivolosa questa parte, quindi mi sono dovuta fermare qua, ma invece con un barattolo dritto questo problema non c'è. Per il terzo barattolo l'unica cosa che mi sento di consigliare è, se fate come me che decidete di tagliare le foglie per adattarle un pochino, cosa che vi consiglio perché tante volte nei pack di foglie che troviamo ci sono sì qualche misura, ma magari a noi serve quella fogliolina di quella misura con quella curvatura, quindi andatele a modificare per come vi servono, è quella di tenere le foglie magari un po' più belle, quindi con le venature che vi piacciono maggiormente per ultime. In questo modo andate a camuffare eventuali errori nell'aver incollato le foglie precedenti e risulta il lavoro decisamente più carino. Altro consiglio è: mettete poca colla per volta perché le foglie artificiali tendono a far passare la colla al traverso. Qua c'era un punto, eccolo qui, vedete, dove purtroppo la colla in eccesso è passata e quindi l'effetto è un pochino più sgradevole. Nulla che non si possa camuffare andando a grattare via, ma perché crearci il problema quando possiamo prevenirlo? Nel complesso devo dire a me piacciono davvero tanto. La cosa bella di utilizzare la stessa decorazione, perché io ho utilizzato le foglie ma nulla vi vieta di utilizzare funghi finti, pigne, cioè insomma qualsiasi tipo di decorazione autunnale che vi ispira. È il bello che potete realizzare 3 barattoli diversi ma assolutamente abbinabili, questi su una mensola, su un ripiano, in un angolo della sala, con all'interno magari una catenella di lucine o magari un lumino di quelli finti, fanno veramente la loro figura e vedete che con pochissimi materiali vi siete creati delle decorazioni autunnali veramente carine. Bene, io come sempre vi ringrazio, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate, se proverete a replicare questi progetti. Io mi auguro di sì, di avervi fatto appunto una cosa gradita mettendoli tutti insieme in un unico video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, così non vi perderete nessun altro tutorial in generale, ma comunque non vi perdete nessun contenuto che vado a pubblicare. Come sempre vi ringrazio ancora di aver guardato il video e ci vediamo presto con un altro video tutorial. Ciao ciao!